Buongiorno ragazzi, vi avevo promesso un viaggio, vieni tu, facciamo vedere la scatola perché prima di partire ovviamente noi abbiamo, questo era il suo casco, so che l'avete sempre vista con un casco di una taglia sbagliata, ma allora questa è la prova a vedere se una DV 350, quindi motore monocilindrico da poco più di 30 cavalli, può sostenere un viaggio abbastanza impegnativo, perché più che altro adesso abbiamo tanta autostrada, poi dopo nei giorni prossimi no, ma oggi abbiamo tanta autostrada, circa 150 km, stiamo andando a visitare il castello di Torrechiara in provincia di Parma, partenza da Genova, noi partiamo, sono circa le 9, contiamo di arrivare al castello per l'ora di pranzo, tutta calma, ce la prendiamo. Quando non siete sotto il sole stanco, piccolo scooter nel viaggio amico, Angiagna in un sogno bianco, tra castagnette e lo Ferrari antico. Pioggia battente sui caschi di luce, strade serpenti con... Abbiamo fatto i primi direi 70 km di autostrada, ci siamo fermati per un caffè e per metterci la cerata ai pantaloni. L'unico lato negativo che posso trovare per ora per questi primi 70 km, abbiamo viaggiato a una media fra i 110 e i 120, il motore non sforza, si sta bene, non c'è alcuna vibrazione, un colpo solo su uno stacco dell'asfalto, quindi non pensate che queste sospensioni non facciano la differenza rispetto al suo fratello Forza, la differenza la fanno e come. E per ora, a parte l'aria che si prende e il freddo, perché comunque adesso qua siamo nella parte di Carrodano, di La Spezia, voi sapete che è una zona abbastanza fredda, veramente si sta viaggiando proprio, ma ragazzi, quasi, mi viene da dire, quasi come se non fossi in moto, devo dire anche i viadotti, vento laterale, stabilità eccezionale, abbiamo detto carico, lei è dietro e per ora consumi che ovviamente mi sarei aspettato normalmente più alti in autostrada perché il motore lavora a giri più alti, siamo fra i 6.500 e 7.000, siamo a 25 indicati per ora. Ci riaggiorniamo fra poco. Caffè. Avventure stelle tra il ferro e l'anima di pelle, castelli che cantano storie di spiriti e memorie. Oh, 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 spiriti e memorie. Oh, oh, oh. Guardati intorno, il mondo è sospeso tra il robo del motore e un sogno acceso. Avanza implacabile il tuo spedito, nella nebbia il sentiero è inciso. Castagne calme in mano, sorrisi, racconti di viaggi incisi, impraticabili spiriti in libertà. Vita vissuta senza gravità, Oceania, regine della strada. Ogni chilometro un'avventura rara, vento e pioggia, compagni eterni nei diari dei giorni moderni. Oh. Abitavo qua. Dell'autostrada si conclude qua finalmente, perché ovviamente è una menata con qualsiasi mezzo d'autostrada. Si conclude alla pompa di benzina, 7,37 litri con 182 km, quindi 24,6 km litro reali contro un consumo indicato di 25,2-25,3. Il viaggio è andato benissimo, l'unica cosa, abbiamo avuto un po' freddo, infatti pensavamo, come avevo detto, di avere anche io i pantaloni, ma me li sono dimenticati, c'era solo lei. Li ho dati ovviamente a lei, va bene. E adesso ci dirigiamo, siamo a Fornovo, fuori Fornovo, ci dirigiamo in direzione Castello di Torrechiara, avremo ancora mezz'oretta di statale tranquillissima. Castelli che cantano storie, di spiriti e memorie, guardati morire. Sì, lei lo sa che è ripresa e si stupisce che i capelli siano ovviamente da pettinare dopo 2 ore di autostrada. Allora ragazzi, adesso noi siamo arrivati al castello, voluto per amore. Avanza implacabile il tuo spedito, nella nebbia il sentiero è inciso. Castagne, calde in mano, sorrisi, racconti di viaggi incisi, infaticabili spiriti in libertà. Vita vissuta senza gravità. Oh Angeania, regine della strada. Ogni chilometro un'avventura rara, vento e pioggia, compagni eterni, nei diari dei giorni moderni. Ci stavamo interrogando, siccome questa bianca era l'amante ed è stato costruito per l'amante, mia moglie mi sta facendo notare che non ho costruito un castello per lei. Secondariamente, ragazzi, con queste stanze quanta roba avevano da pulire, veramente troppa. Pensa se ti devi mettere a pulire quasi tutto il castello. Sì.
È un casino, ragazzi. Collezione Farnese perché è passata 8.000 famiglie e è inutile che vi riassumo quello che ho letto perché veramente troppe famiglie abbiamo letto, veramente se lo sono passate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But Una if I notizia lay down importante è che ovviamente c'è anche il fantasma, il presunto fantasma del castello di Torrechiara, un'oscura presenza che nelle notti di plenilunio nei pressi del Rio delle Favole, dice Wikipedia, lo spettro di Pier Maria II De Rossi si aggira alla ricerca dell'amata Bianca Pellegrini. Proprio lei è rimasta qua, l'amata, quindi basta non venire qua nelle notti di Ma plenilunio. scusa, chi è il fantasma? Lui o lei? Il fantasma è lui che ricerca lei, E lei? ripetendo il motto È solo morta. Nunc et semper. Secondo un'altra versione sarebbe il fantasma di una duchessa, comunque murata viva nel maniero in epoca imprecisata, a vagare nelle vicinanze dell'edificio, ragazzi, quindi è meglio andare via Un di altro qua. amante. È tutta una storia strana qua. Meglio Quei giochi d'amore. meglio non permanere in questa zona durante le notti di plenilunio. Che non so Oggi quando... è plenilunio? Non ho idea, però c'era Devo- l'aurora boreale a Genova Scusa, l'altro devo giorno. chiedere a Google. Chiediamo a Google, ragazzi, le notti di plenilunio. Dai che hanno fatto 4 sale che praticamente in cui c'è flora, fauna, ma sono sale dall'aurora, meriggio, tramonto e sera e sono orientate secondo nord, sud, ovest, est, cioè sono veramente, è stato proprio, era proprio Del cotto, sole, sì, della luce. per la sta bianca, proprio sulle volte il volo di uccelli diversi per ogni sala, pupe, gufi, uccelli della notte la cui oscurità è esplicata simbolicamente nel nero piumaggio. Lasciano il posto a quelli del giorno, aironi, aquila, falchetti, cormorani e pavoni. Era intelligente. Molto intelligente. Architetto, non penso che ho fatto lui. No, l'avrà fatto un architetto. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down Da Inese, le prime giacche da moto. Safety first. A few moments later. Allora ragazzi, il ricordo della nonna Emiliana, giardiniera e cipolla caramellata, perché dopo la cultura bisogna riempire il pancino, anche perché è tardi. Cioè, è più bella cosa, Esatto. i viaggi, mangiare. Anche perché è tardi e dobbiamo ancora fare un bel po' di strada con la DV, ma dopo parleremo di lui, adesso mangiamo. È una variazione del tema tortelli, gnocchi, salame, lei agnolini in brodo, lei c'è anche il rosso e lo verserà. Sì, fatemi sapere quanti di voi lo versano nel brodo, da veri piacentini, doc. Ucraina emiliana. Ebbene sì. 3 ore e... sì, eccola là dietro, la vedete? 3 ore e mezza? 3 ore e mezza? Sì. E siamo a fare la spesa, siamo a Borgotarro, non abbiamo fatto on board perché la strada qua è abbastanza noiosa, lo faremo fra poco. I consumi, come era lecito aspettarsi, sono scesi, siamo a 26,8 indicati facendo extraurbano, tutto 90 all'ora, filo di gas, perfetto, 0 vibrazioni, ma così come in autostrada. Adesso facciamo un po' di spesa che continueremo a mettere nel sottosede, nel bauletto, perché tanto lo spazio non finisce. Sei stanco? Sono stanco, il polso, è come mia consuetudine quando non c'è il cruise. Per il resto più o meno come la moto. Tu mi segnalavi che avendo questa zona molto larga hai un po' male le caviglie, ogni tanto deve spostare le gambe. A me manca, come sempre sulle moto o scooter dove non si può scaricare il peso, mi manca scaricare il peso con le gambe. Situazione fredda ovviamente qua rientrata perché ci sono 22-23 gradi, si sta benissimo. Comunque gran mezzo. Chiaramente fra le curve
la confidenza che dà è analoga più o meno a uno scooter qualsiasi, quindi non è che si possa fare nulla di particolare, però ci sta alla grandissima. Siamo quasi arrivati a Bedonia, dopo, come potete vedere, vi faccio vedere, 288 km. E allora la domanda che è iniziale, con la quale siamo partiti all'inizio di questo viaggio, che è se con la DV 350, quindi con un 350 si può viaggiare, beh, la risposta non la diamo io e Ania, io e mia moglie, non la diamo certo ora, però insomma dalle nostre voci tutto sommato abbastanza tranquille, direi che già una prima idea di quella che può essere la nostra risposta ve la potete fare un'idea. Un medio buono piuttosto alto, capacità delle sospensioni di smorzare bene le buche, gli asfalti rotti. Certo, qualche gridolino da dietro mi è arrivato in qualche punto un po' più scassato, però non vi posso neanche vendere che viaggiate sempre perfettamente sul velluto, questo no, però devo dire sicuramente confermo una media più elevata rispetto alla media dei normali scooter. Protezione aerodinamica scarsa, e questo è il lato su cui secondo me Honda può lavorare in questa zona, soprattutto per renderla un po' più coerente con la sagoma del mezzo, che potrebbe avere bene una buona capacità di proteggere un minimo di più. Capisco che questo è un po' un mezzo un po' più votato all'avventura, cioè si può fare ragazzi, se non lo fate tutte le settimane. Adesso abbiamo, dopo che abbiamo fatto la spesa, quindi abbiamo anche una bella spesuccia dietro, ora prendiamo anche un po' di carne, giusto per rendervi partecipi, perché poi domani sera ne abbiamo la cena fuori, perché non lo sapete ma è il nostro anniversario e quindi lo stiamo festeggiando con la DV praticamente insieme a lui. E qua ci sono i carabinieri. La cosa bella di essere in scooter è che non ci hanno fermato, quindi già questa è una cosa bella, vero? Stiamo notando che su queste strade ci stanno salutando anche le moto, e adesso siamo praticamente a pochi chilometri da casa, quindi direi che la prima parte del viaggio può considerarsi conclusa, ma volevo lasciarvi, visto che finora non avete visto del guidato, volevo lasciarvi con qualche pezzo di curve, che queste sono le mie amate curve. Tanta gente sotto il sole stanco, piccolo scooter nel viaggio amico, Angiania in un sogno bianco, tra castagnetti e E qua ci sarà la musica di sottofondo. pioggia battente sui caschi di luce, strade e serpenti, colline onduce, instancabile corsa libera via nei boschi verdi, la magia a 500 km di avventure stelle, tra il ferro e l'anima ribelle, castelli che cantano storie di spiriti e memorie. Mi salutano! Ah, che emozione! Mi salutano! Del motore un sogno acceso, avanza implacabile. Mi vedono tutto, cazzo, mi vedono quei gomiti fuori! Castagne calde in mano, sorrisi, racconti di viaggi incisi, infaticabili spiriti in libertà, vita vissuta senza gravità. Oh, Angiania, regine della strada, ogni chilometro un'avventura rara, vento e pioggia, compagni eterni nei diari dei giorni moderni. Guardati intorno, di avventure e fiamme, di avventure stelle, con ferro e stelle, da 28 gradi mare, di avventure e stelle, che avventure e moria. Alba di nuovo giorno, vi portiamo a vedere la fiera della castagna. Noi e a DV 350 andiamo a Borgotaro. Venite con noi. Spiriti e memorie, guardati intorno, il mondo è sospeso, tra i rombo del motore un sogno acceso, avanza implacabile il tuo spedito, nella nebbia il sentiero è inciso. Guardati intorno, il mondo è sospeso, tra il rombo del motore un sogno acceso, avanza implacabile il tuo spedito, nella nebbia il sentiero è inciso. Guardati intorno, il mondo è sospeso, tra il rombo del motore un sogno acceso, avanza implacabile. Sente, signor
signora le sue prime caldarroste della vita. Fammi assaggiare. Vediamo. E anche una birretta perché ci sta. In mano sorrisi, racconti di viaggi incisi, racconto acceso. Il vento, anche con un po' di pioggia, ma mi ha portato a mangiare il castagno. E a bere un po' di birra. Va a mendicare parmigiano, incredibile. Va a mendicare parmigiano. Buono. Abbiamo appena assaggiato anche l'aglio, ora assaggiala. Lei continua a assaggiare cose. Crema la giardiniera, tutto lei assaggia. Buonasera ragazzi, il lavoro non si ferma anche in questa serata per noi speciale perché è il nostro No, domani. Vabbè, domani però stasera abbiamo fatto la nostra cena del nostro primo anniversario di matrimonio e adesso farò per voi il test con la DV350 di illuminazione notturna perché è importante che voi sappiate anche come lui può illuminare la strada in tutte le persone, per esempio gente che fa turni, turnisti, e quindi vi dirò, dato molto importante, come illumina con i suoi LED. Adesso siamo con gli abbaglianti, proviamo invece con gli anabbaglianti e direi che la profondità è molto buona e anche l'ampiezza è molto buona. Poi adesso chiaramente i due puntano un po' più in alto perché è più caricato dietro lo scooter e purtroppo qua non abbiamo i cornering lights, quindi nelle curve un po' più strette, come potrebbe essere quella che sta per arrivarmi a sinistra, quella che vediamo adesso, non abbiamo molto fascio, chiaramente, anzi poco, non abbiamo il fascio all'interno della curva, però non è neanche così drammatica perché comunque, come vi ho detto, l'ampiezza è buona, quindi direi che lo promuovo ampiamente e per l'illuminazione direi che è analoga a quella di una moto. Guardate anche nella distanza come bello bianco il fascio, quindi direi che comunque è promosso anche il test illuminazione. Guardate, abbaglianti, anavaglianti, lampeggio, test illuminazione notturna Adventure 350. Partire con lo scooter davanti casa. È una bella giornata, ci aspetta ora per rientrare e concludere la nostra 500 km con Honda ADV 350. Siamo un'oretta di strada fatta, siamo con questo clima bucolico, siamo in cima al passo del Bocco e la DV si sta comportando egregiamente anche sul bagnato ed è un gran peccato che stiamo incontrando bagnato perché su queste curve così strette posso dirvi che è anche divertente. Mi sto trovando veramente bene ragazzi, più passa il tempo, come il vino, sta invecchiando e sta migliorando. Adesso vi faccio vedere in dettaglio di come noi giriamo, come potete vederci anche il latte, c'è la carne, l'insalata, c'è tutto, proprio è uno scooter completo di ogni... Adesso vi prenderò da bere, no, non alcol ragazzi, acqua. Siamo arrivati, media consumo finale 28 km/l con gli ultimi 30 km di autostrada. Vorrei farvi notare cosa può starci. Spettacolo. Sui caschi di luce, strade serpenti con linee ondulce. Dell'esperienza con la DV350 e cerchiamo di rispondere alla domanda principale che ha fatto nascere questo video. Oltre alla comparativa che vi invito a vedere se ancora non l'avete vista, c'è stato questo long test, quello che per me è un long test. La domanda iniziale era: si può viaggiare con un mono in due da 30 cavalli carico di bagagli, ovviamente senza borse laterali perché non sono disponibili neanche come optional, non è il fratello maggiore XADV 750, ma vi assicuro che eravamo veramente carichi e la risposta è sì, si può fare perché è un mezzo nel suo piccolo eccezionale, perché consuma pochissimo, ma questo direi quasi tutti gli scooter di questa gamma, perché è molto comodo, perché nonostante i miei problemi di sciatica, sì che la posizione costretta senza poter dare carico sui piedi ovviamente vi porta a stare tanto seduti col sedere e questo alla lunga un po' dà fastidio, ma ragazzi noi abbiamo fatto 500 km in 2 giorni praticamente. La forcella con la doppia piastra fa la differenza, quindi vale la pena spendere qualcosa in più per avere questo tipo di sospensione con corsa maggiorata rispetto al Forza,
Chiaramente aspetto su cui Honda dovrebbe lavorare è la protezione aerodinamica, perché come vi ho detto più volte durante questa experience, diciamo che non è granché. Ci vorrebbe per fare viaggi così lunghi anche un cruise, perché tenere il gas tanto aperto un po' vi affatica. Quello che poi a livello filosofico posso dire è che se fosse quei 20-30 cc in più il motore e avesse quei 5 cavalli in più, vi permetterebbe di avere ancora più tranquillità in autostrada, che vi ripeto, tutto il viaggio è stato fatto fra i 110 e i 120, più sui 110 che non sui 120. Questo perché? Perché l'ho trattato, come faccio sempre, come se fosse un mio mezzo, e quindi anche per non inficiare quello che sarebbe il consumo, secondo me non aveva senso spingerlo oltre per guadagnare probabilmente niente a livello di tempo. Il fattore divertimento è sicuramente uno steppettino in più rispetto a uno scooter normale, perché vi dà un pochino più sicurezza la doppia piastra rispetto a una forcella normale, e la frenata per me è assolutamente proporzionata al mezzo. Io mai metterei un doppio disco all'anteriore, si può ancora giocare sicuramente sul diametro del disco e eventualmente sulla pompa, sulla pinza. La frenata è più che sufficiente. Direi che per questo long test è tutto. Da Angie un saluto a Yanua che ci ha concesso questo test, e noi ci rivediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi. Oggi accompagni eterni nei diari dei giorni moderni.